Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Come avrete notato dal titolo, ho aperto una nuova rubrica che dedicherò ad eventuali vlog strada facendo. Quindi, se siete capitati su questo video, sappiate che questa qui è la prima volta che mi accingo a fare una cosa del genere. Siate pazienti. Non per niente, ho deciso di chiamare la rubrica la parola l'esperto ignorante. L'ignorante degli ignoranti. Colui che sa di non sapere, ma che spera di sapere ciò che sa. L'argomento di oggi è DMC, Devil May Cry, sviluppato dalla Ninja Theory, che ha come protagonista il nostro famosissimo Dante, figlio di Sparda, signore dei demoni, e di Eva. Dunque, che dire di questo nuovo capitolo prossimo all'uscita che ha già suscitato una marea di commenti negativi e non? Allora ragazzi, siamo seri, qua si tratta di un reboot della saga di Dante, una reinterpretazione da parte della Ninja Theory, proprio come quelle che sono state fatte per la saga di Spider-Man e di Batman. E sinceramente non mi è sembrato di aver incontrato così tante persone che si sono dette contrarie al rifacimento dei suddetti film. Perché allora tutto questo accanimento? È vero, Dante con i capelli neri e con questo atteggiamento da teppista da strada ha lasciato un po' perplesso pure me all'inizio. Però pensateci bene, com'è che ve lo immaginereste voi Dante da giovane? Perché a me personalmente piace interpretare questo episodio come un prequel piuttosto che come un sequel, cioè come un Devil May Cry 5. Ma queste sono un po' considerazioni personali e ognuno la vede un po' come preferisce, è giusto così, d'altronde. Questo comunque ve lo dice uno che ha avuto modo di giocare solamente i primi 2 capitoli della saga. Mi rivolgo ora ai cosiddetti puristi, quelli che osannano il primo capitolo di Devil May Cry e che sostengono che i capitoli precedenti non abbiano niente a che fare con questo capitolo ultraterreno, insuperabile, imbattibile. Detto questo, passiamo ad un'analisi un po' più dettagliata, parlando della demo. Come inizio? Il gameplay l'ho trovato abbastanza divertente, bello farcito di combattimenti frenetici come piace a me. Inoltre avremo una gamma piuttosto vasta di armi, l'immancabile spadone di Dante, le 2 pistole e 2 asce, una demoniaca potentissima, molto più potente della spada, e una angelica, un pochino più lenta rispetto a quella demoniaca. Inoltre avremo anche 2 rampini, uno che Dante utilizzerà per spostarsi da un luogo all'altro e un altro che serve per avvicinare a sé, insomma, i nemici. Notate che non userò mai terminologie strane come gameplay solido o cose simili, perché onestamente non ho ancora capito bene che cacchio significano, quindi onde evitare di dire atrocità, metto subito le mani avanti. Non per niente sono l'esperto ignorante. Da quel poco che si è potuto sentire, anche la colonna sonora è molto bella, ed è perfettamente in grado di risucchiarti in questa nuova atmosfera Devil May Cryana. Anche la grafica, dal punto suo, è curatissima, splendide le ambientazioni che crollano attorno a te e che si modificano quasi fossero creature viventi. Ecco, forse i nemici che si incontrano danno un po' un effetto déjà vu. Ma vabbè, insomma, d'altronde si tratta di una demo che dura una ventina di minuti e chiaramente i mostri che devi affrontare sono di tipo base. L'unica nota dolente che mi sento quasi in dovere di segnalarvi è il doppiaggio in italiano, che sono sicuro che farà storcere il naso ai più. Con questo non voglio togliere nulla al lavoro dei nostri doppiatori, sia chiaro. Nel complesso, quel poco che ho visto mi è sembrato comunque piuttosto godibile. Ma come? Avevi detto che ti faceva schifo, adesso ti rimangi anche la parola? No, il doppiaggio non fa affatto schifo, ribadisco che i doppiatori hanno fatto un buon lavoro. Quello che a me personalmente dà fastidio è che molte battute di Dante sono banali, non lasciano un grande effetto. Infatti, nel doppiaggio originale, quello in inglese, Dante utilizza dei modi di dire che in italiano non esistono. Cioè, sì, insomma, si possono tradurre, ma non si usano abitualmente, e quindi, come ho detto prima, non lasciano un grande effetto. Questa debolezza si fa sentire anche nella battaglia contro il boss vomitoso. Inoltre, ho notato che durante il breve scambio di battute fra Dante e questa sorta di lombrico appeso per il culo, a cui piace evidentemente così tanto vomitare a tutto spiano, la voce di quest'ultimo è veramente brutta, non c'entra niente, anche se poi durante la battaglia è completamente diversa ed è molto più simile alla voce originale inglese. Questo mi fa sperare che una volta che avremo in mano i nostri videogiochi, i doppiatori italiani avranno già rivisto e corretto le varie tonalità e le varie voci dei personaggi. Insomma, eccoci giunti alla fine della mia piccola recensione. Personalmente, io
dico che prima di giudicare un gioco, un film, un libro, che dir si voglia, si debba sempre provarlo. Mai basarsi su voci per sentito dire, perché si rischia sempre di spalare merda su un prodotto che magari è pure valido. Se vi fa piacere, lasciate un commento qua sotto e se avete qualche consiglio, qualche considerazione sul mio modo di fare i vlog, fatemelo sapere e non fatevi tanti problemi. Detto questo, ci vediamo al prossimo vlog o gameplay o che cavolo ne so, insomma la prossima cosa che partorirà la mia mente malata. Ciao, ci vediamo. Di cosa potrei parlare la prossima volta?